Allora, buonasera, benvenuti in biblioteca. Io sono Alessio Mazzini e qui vicino a me c'è la collega Simona Dallara per questo incontro che, come vedete, si intitola Eravamo quattro amici al Rocky Bar, le origini dell'autodromo di Imola, che è un po' l'obiettivo del nostro incontro, quindi raccontarvi come l'autodromo è nato. Ma prima di fare questo passo subito la parola a Simona, che ci dice due parole veloci sulla rassegna all'interno della quale è inserita questa iniziativa. Perfetto, sì, buonasera a tutti. L'iniziativa che vi presentiamo questa sera, poi se la voce non troppo forte o mi fate un cenno, così mi dite se non vi vogliamo né assordare né naturalmente farvi assopire. L'iniziativa di questa sera si inserisce in questa rassegna che si chiama Quante storie nella storia, la settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio. Come vedete dall'immagine, quest'anno giunge alla 23esima edizione, è promossa dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione. Già l'IBC, l'ex IBC aveva aperto questa rassegna e noi come biblioteca e archivio storico comunale partecipiamo già dalla prima edizione, quindi è per noi un appuntamento che cerchiamo di non far mancare e che per questa edizione di questo 2024 abbiamo pensato di dedicare al nostro autodromo. Ripasso un attimo la parola ad Alessio, che fa però una introduzione sugli intenti dell'incontro, di quello che appunto andremo a sentire. Sì, abbiamo pensato di cominciare con questa dichiarazione di intenti molto semplice, dicendo che noi in realtà non siamo esperti di automobilismo, di sport motoristici. Personalmente io mi ritengo un appassionato degli sport motoristici, come magari molti di voi. Dopo magari Simona ci racconta il suo rapporto con l'automobilismo. Il nostro intento oggi è quello di raccontarvi una storia in realtà e di farlo nel modo in cui noi siamo abituati a farlo, cioè noi che lavoriamo in biblioteca e in archivio, che è quello di far parlare i documenti, quindi di far parlare le fonti che sono conservate appunto qui in biblioteca comunale, quindi documenti, fotografie, i giornali dell'epoca che appunto ci raccontano questa storia. Per nostra scelta il racconto si interrompe quando iniziano le prime gare in autodromo, quindi noi abbiamo scelto un periodo limitato di tempo, proprio dalle origini fino alla prima gara. Questo perché, proprio per ricollegarsi a quello che abbiamo detto prima, no? Non siamo esperti di automobilismo, non sappiamo raccontarvi di classifiche, di gare, di giri veloci, però abbiamo studiato i documenti e quindi è quello che noi siamo in grado di fare. Anche perché magari fra di voi, anzi lo sappiamo, ci sono sicuramente fra di voi persone che sono molto più competenti di noi su questo lato, su questo argomento legato all'autodromo, che appunto sono le gare e le competizioni. Ultima cosa, due parole sul titolo, che ci sembrava molto evocativo, l'abbiamo scelto apposta quando abbiamo deciso di fare questo incontro, a seguito degli studi fatti per la mostra che è qui di fianco, di cui dopo parleremo. Come avrete notato, evochiamo un po' di musica italiana, diciamo così, ci ricolleghiamo alla musica, no? Il Rocky Bar per assonanza assomiglia al Roxy Bar della Vita spericolata di Vasco Rossi, ma soprattutto è chiaro il collegamento con una canzone di Gino Paoli che è Quattro amici. Appunto Gino Paoli nella sua canzone parla di quattro amici al bar e questi quattro amici al bar, fra un bicchiere di vino ed un caffè, sognavano di cambiare il mondo. Bene, anche noi parleremo di quattro amici al bar, che forse anche loro davanti a un caffè e a un bicchiere di vino sognavano, ma non sognavano di cambiare il mondo, sognavano bensì un autodromo a Imola, e quindi questa è la storia che vogliamo raccontare. Quindi adesso passo la parola a Simona e come tutte le storie potremmo dire che cominciamo con C'era una volta.
Faccio quello che ha detto Alessio, quindi noi ci concentriamo sulla genesi, sull'origine, perché si è pensato di fare un autodromo a Imola, quali sono stati i pensieri, quali sono stati i vari processi che l'hanno portato, e soprattutto parliamo del periodo dell'immediato dopoguerra, quindi tra il 45 e il 46, e appunto, come ha detto Alessio, noi ci fermiamo al 53. Gli anni proprio principali sono quelli immediato dopoguerra, in cui anche la domanda che è sorta anche a noi: ma com'è possibile che dopo i disastri lasciati anche a Imola dalla seconda guerra si sia pensato di realizzare un autodromo? C'è due piccoli passi indietro molto veloci, perché i pensieri maturati e anche in parte riproposti nell'immediato dopoguerra erano nati già un po' prima, negli anni 20. Negli anni 20 l'amministrazione comunale perché mette in piedi tutta una serie di azioni per far sì che quella zona, al di là del fiume Santerno, al di là del fiume, attorno alle acque minerali, diventasse una sorta di polo sportivo della città. Quindi è chiaro l'intento, e dopo vedremo tra pochissimo alcuni passi che l'amministrazione fa, li illustriamo molto velocemente, per realizzare una cittadella dello sport dove poi effettivamente sarà realizzato l'autodromo. Ancora un piccolo passo indietro a quegli anni 20, senza andare indietro troppo nei secoli, però c'è quella zona, la zona oltre il Santerno, attorno alle acque, è una zona di grande interesse per la città, non solo per l'amministrazione, ma anche per gli imolesi stessi. A partire da una data che vi dico, 1830, Gioacchino Cerchiari scopre ai piedi della collina del Monte Castellaccio le fonti di acqua marziale e ferrosa, le nostre acque minerali. Le scopre nel 1830, verranno fatte analizzare nel 1839 e ci sarà la dichiarazione che quelle acque sono salutari per essere bevute. Ma gli imolesi, ancora prima di questa certificazione, iniziano a voler andare in quella zona della città per consumare quella che viene chiamata la cosiddetta bibita delle acque minerali. Quindi il comune, già da quell'epoca, insomma, c'è un'attenzione su quella zona. Come attraversare il fiume, innanzitutto, che non è un aspetto da poco. Veniva nel carteggio, nella documentazione dell'archivio del comune, c'è una ricchissima documentazione, anche perché generalmente il 1° maggio, all'inizio della bella stagione, veniva realizzata una passerella in legno. Ci sono anche alcuni documenti storici che la rappresentano, però era proprio un solo passaggio pedonale per permettere il passaggio delle persone per andare appunto alle acque. Era una passerella provvisoria, o veniva smontata o ci pensava a smontarla il fiume Santerno alla prima piena durante il periodo autunnale, e infatti ogni anno questa passerella veniva realizzata, segno che sin da subito gli imolesi si affezionano a quella zona della città, immersa tra campi e verde naturalmente. Ma cosa fa poi il comune ancora? Ecco, questo è un documento del fondo iconografico che ci fa vedere il Parco delle Acque. Siamo nel 1873, l'anno scorso appunto il parco ha compiuto 150 anni di storia, e ci fa vedere le acque, le sorgenti di acqua. Vedete in quel tipo rettangolino rosso sulla vostra destra è lo chalet, la tettoia appunto per il consumo delle acque, e poi tutto attorno il parco. Questo documento va letto con tutto un elenco, perché vedete tutti gli isolotti hanno un numerino, perché c'è un elenco in cui viene spiegata l'essenza arborea, quanti pini, quanti pruni vengono piantate, le siepi eccetera, e quindi fa vedere di come a quel punto l'amministrazione desiderasse creare proprio una cornice attorno a quelle acque minerali, solo che il comune non era proprietario di quella zona, era proprietà privata, poi passata per eredità all'ospedale della Scaletta, alla congregazione di carità, e per molto tempo quindi il comune
paga un affitto, ha in gestione tutta quell'area, ma proprio perché attorno a quelle acque evidentemente si è creata una zona che anche l'amministrazione comunale ha desiderio di curare e di far sì che insomma gli emolesi la possano poi effettivamente frequentare. Vedete anche nel quadrato che si staglia al centro, tra l'altro è una zona dove Giuseppe Scarabelli, il nostro geologo, archeologo, fa tutto lo scavo proprio negli anni 70-80 dell'Ottocento, quindi contestualmente alla piantumazione del parco, lo scavo del Monte Castellaccio, e anche studierà geologicamente tutta la collina del Castellaccio in relazione alla presenza delle sorgenti delle acque minerali. Quindi ecco, quella zona. Nel 1924 il comune diventa proprietario di quella zona, quindi è proprio da quella data e ad alcune azioni fatte prima in cui si vede che il progetto di quegli anni 20 che vi dicevo, Cittadella dello Sport, insomma ritorna ancora più forte. Innanzitutto viene costruito il ponte in muratura tra il 19 e il 21, quindi non più la passerella in legno temporanea. Poi già qui vediamo questo progetto di strada. Ecco il progetto di strada alla destra del fiume Santerno, che poi diventerà, in questo caso si progetta la strada che dal Monte Castellaccio va verso Codrignano, e poi dopo ci sarà il tratto dal Castellaccio verso la via Emilia, quindi in congiunzione con l'altro ponte. Qui siamo nel 1921. Nel 1922 iniziano i progetti per il campo sportivo. Sono gli anni in cui nascono tante associazioni sportive, dal pugilato al ciclismo, l'Imolese Calcio, quindi insomma, e tutte queste società sportive che vengono regolamentate dall'Opera Nazionale Dopolavoro. Quindi insomma ci sono tutta una serie di azioni, il ponte, la strada, il progetto del campo. E poi guardate, questo è un bellissimo documento che ci fa, 1928, ci fa vedere nei progetti. Innanzitutto a noi piace molto, nel lato che vedete voi alla vostra destra, vedete le ultime case, c'è scritto proprio nel documento, ultime case della città. Sono le case di Viale Dante. Ecco, anche lì negli anni 20, se non so, vi capita di vedere una fotografia, una cartolina delle scuole alberghetti della loro vecchia sede, si vede un tratto di Viale Dante, si vede che quello che noi chiamiamo Viale Dante è una strada sterrata dove si vede il solco lasciato dai carri, quindi è proprio negli anni 20 che si crea l'idea di viale, di strada, dove nascono poi, dopo la scuola alberghetti, tante altre abitazioni, ma il limite è proprio, a noi piace, quelle ultime case della città. Il ponte, il primo ponte in muratura, non è proprio in asse con Viale Dante, è leggermente spostato, poi questo sarà raddrizzato, diciamo così, con il nuovo ponte post bellico, e il piazzale che viene aperto. Poi vedete la piscina natatoria, la piscina, questo grande campo sportivo che avrebbe dovuto ospitare tutta una serie di attività sportive, il campo da football, che anche lì noi abbiamo detto ma sono anni, nel 28, in cui i nomi stranieri non vengono proprio così accettati, infatti poi il basket si chiama palla al cesto. Poi nell'anello c'è nell'anello esterno la pista ciclistica, nell'ellisse meglio, quello che abbraccia di più il campo da calcio, per la pista podistica, lancio del disco, del giavellotto, e poi vedete nell'immagine che abbiamo messo alla vostra destra il campo del gioco per la palla vibrata, che è tipo un antesignano del lancio del martello. E poi insomma tutta una serie di strutture per dare spazio a questi sport. Vediamo anche qui il bellissimo Parco delle Acque, e nella parte in alto si scorge un tracciato probabilmente cancellato, perché forse lì inizialmente il progetto per il campo sportivo doveva essere in quella zona.
Noi sappiamo che qualcosa è stato realizzato tra gli anni 20 e gli anni 30 e poi, ad esempio, però il progetto della piscina, giocoforza, sarà rimandato agli anni 60 e poi con l'inaugurazione della piscina coperta negli anni 70, quindi siamo ben oltre poi le nostre date. Quello che viene realizzato è appunto il campo sportivo, che viene progetto dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale, l'ingegnere Aldo Dall'Osso, che è un nome che poi ritornerà perché poi è l'ingegnere tra i progettisti dell'autodromo. Questo è il campo sportivo con la tribuna, già attivo nel 1933, adesso nella pianta che alla vostra destra è un po' sfocata, però è una pianta del 1933 in cui si vede bene l'assetto di Viale Dante, quello che è il Viale delle Acque Minerali, poi Arnaldo Mussolini e nel dopoguerra via Romeo Galli. E c'è la presenza proprio del campo Sillano, che è il campo sportivo, poi intitolato nel 1936 a Francesco Azzi, e poi anche il campo sportivo nel dopoguerra intitolato a Romeo Galli, intitolazione che appunto porta tutt'oggi. Quindi insomma quella zona su dove poi si penserà di realizzare l'autodromo è già una zona a vocazione, anche ad esempio se guardate anche solo la parte esterna nella pianta, si vede di come la via dei Colli sia tracciata e che diventerà poi un asse fondamentale per il nascente, per quello che appunto sarà l'autodromo. Ci avviciniamo alle nostre date. Questa è un'immagine molto molto evocativa. Ce n'è un'altra gemella, le foto sono conservate, sono pubblicate su tanti libri e sono conservate al CIDRA. La foto gemella riguarda la zona ferroviaria, che ci fa vedere come cosa restava, ben poco della Cogne, ben poco della cooperativa ceramica, e questa è l'altra foto che viene scattata. Siamo a ridosso della liberazione della città, il 13 aprile 1945. Il ponte in muratura, quello realizzato nel 21, che poi era stato allargato nel 35, è completamente abbattuto. Questo è stato minato dai tedeschi in ritirata nell'aprile del 45. Si vede l'impianto di Viale Dante e se si avvicina si vede questa foto, diverse case, quelle ultime case della città che sono presenti nella pianta, completamente scoperchiate. In quel caso la legna con cui erano realizzati i tetti erano stati proprio divelti per riscaldarsi. Noi sappiamo che insomma l'inverno tra il 44 e il 45 fu tra i più pesanti per la città. E l'eredità che lascia la guerra, leggendo i documenti dell'epoca, anche per Imole è assolutamente disarmante. Manca l'acqua potabile, sono state distrutte le scuole, l'ospedale, le case, c'è bisogno di tutto. E velocemente, nelle delibere che qui adesso abbiamo portato qualche documento, perché poi tanti documenti sono anche esposti nella mostra, siamo nell'aprile del 1946. 18 maggio 1946, si è appena insediato il sindaco Amedeo Tabanelli, visto che la città è stata amministrata tra il 45 e il 46 dal Comitato di Liberazione Nazionale, dal CLN. Le prime elezioni libere dopo il ventennio avvengono il 24 marzo del 46 e Amedeo Tabanelli è eletto sindaco e fa una disamina insomma. Noi possiamo solo immaginare della serie la domanda: da che parte iniziamo? Cioè cosa iniziamo a fare? Perché io penso che lo Stato proprio fosse dei più problematici. Tali problemi sono stati dell'amministrazione precedente in parte affrontati e in parte è stato predisposto quanto necessario per la loro soluzione. I problemi più importanti e urgenti sono tre: alloggi, disoccupazione
ricostruzione. Poi procede, vi leggo proprio altre 2 righe, però sono sempre molto illuminanti questi documenti. Venendo a trattare della disoccupazione, il sindaco mette in rilievo che tale problema è collegato alla ricostruzione, perché solo i lavori pubblici potranno risolverla. La grande massa dei lavoratori, infatti, rappresentata dai braccianti, troverà lavoro non nella ricostruzione di una casa, ma in lavori adatti e di più vasto respiro. Quindi già da qui, insomma, siamo appunto nel maggio del 46, intuire di come vengono anche appunto riproposti progetti. Innanzitutto il ponte deve essere cioè il prima possibile ricostruito, ed è la prima opera che viene messa in campo tra il 46 e la conclusione dei lavori nell'ottobre del 47. Viene ripreso, come vediamo in questa foto, riproduzione parziale di questo ampio progetto, della strada alla destra del Santerno, in questo caso lato Monte Castellaccio verso la via Emilia. E poi, ecco, vi dicevo, questo è il nuovo ponte, quello ricostruito e terminato nell'ottobre del 47. Prima di pensare ad altri progetti al di là del fiume Santerno, era fondamentale rimettere in campo il punto assolutamente di attraversamento, di passaggio per i cittadini molesi. Però già dalle parole di questa delibera del Consiglio Comunale si capisce di come l'obiettivo sia trovare per i tanti braccianti disoccupati un lavoro, e questo lavoro un po' più stabile e duraturo può essere dato solo da opere di ampio respiro. Ma questa volontà dell'amministrazione comunale, più che volontà, io penso anche proprio necessità stringente che le persone ritrovassero un lavoro, si unisce anche con il sogno e i desideri dei nostri 4 amici, che poi ben presto non saranno più 4, ma insomma, che si trovavano a Rocky Bar. E per questo ripasso la parola ad Alessio. Facciamo un passo indietro, quindi giochiamo un po' col tempo e andiamo avanti e indietro. Fino adesso abbiamo parlato di distruzione, ricostruzione, di progetti. È venuto il momento di parlare anche delle persone. E per parlare di persone significa anche parlare della passione di queste persone, e la passione che univa queste persone è quella che abbiamo messo nel titolo di questa slide, che è la passione, usando il termine dialettale, emutor. Era questa passione che univa questi nostri sognatori. A Imola ha avuto un ruolo fondamentale un'associazione sportiva che nasce intorno agli anni 20, un'associazione sportiva che esiste ancora oggi e che ha un ruolo importante nella nostra città, ed è il Motoclub. La data di nascita ufficiale è il 14 aprile 1926, quando il Reale Motoclub d'Italia, che è l'attuale Federazione Motociclistica Italiana, accetta la domanda di affiliazione di quella che all'epoca si chiamava la Società Motoristi Imolesi. Quello che oggi è il Motoclub in realtà ha cambiato il nome più volte. Nel 1931 diventa ufficialmente Motoclub Imola, nel 1937 cambia di nuovo la denominazione in Associazione Motociclistica Imolese, e poi riprende nel dopoguerra, subito nel primo dopoguerra, la denominazione che è ancora oggi di Motoclub Imola. Ecco, dicevamo il ruolo fondamentale dei rappresentanti di questa associazione, che ha un grande successo, di queste persone unite da questa passione per i motori, si dimostra ben presto nell'immediato dopoguerra, quando fra il 46 e il 50, in questo periodo che abbiamo detto di importante ricostruzione della città, la passione si esplica attraverso l'organizzazione di gare motociclistiche. Fra il 46 e il 50 il Motoclub Imola organizza ben 6 gare motociclistiche, dove non nell'autodromo, perché l'autodromo non esisteva, e quindi si usavano 2 tracciati urbani. Nel 46-47 c'era un tracciato, vi vado a leggere le strade che coinvolgevano questo tracciato: Viale De Amicis, via Selice, via Mentana, Viale Andrea Costa, Viale Marconi, via Pambiera e Viale Carducci. Questo è il primo tracciato, usato nei primi 2 anni.
Fra il 47 e il 50 invece il secondo tracciato, che è quello di Viale Dante, che è anche quello che vedete nella pianta in questa slide. Comprende Viale Dante, Viale Zappi, Viale Guerrazzi, Via Mazzini, Viale Zappi di nuovo, Via Boccaccio e Via Tasso. Ovviamente le gare che vengono organizzate sono soprattutto a carattere cittadino, provinciale, al massimo regionale. Queste gare partecipano molti piloti, comunque quindi la partecipazione è numerosa e ricordiamo anche molti piloti molesi, Luigi Falconi, Terio e Nerio Suzzi, Guerrino Guerra, Libero Soldini, Pietro Noferini. L'ho lasciato per ultimo, ma non perché è meno importante, anzi, un nome importante, anzi, ed è quello di Gualtiero Vighi. L'ho tenuto per ultimo e ve lo dovete ricordare perché fra poco lo ritroveremo, perché è uno dei nostri amici al bar. E, tra l'altro volevo ringraziare, perché è qui presente fra di noi, il figlio di Gualtiero Vighi, quindi che ci ha fatto il piacere di partecipare a questa iniziativa, quindi siamo molto contenti e ricordiamo appunto suo babbo e il ruolo importante che ha avuto nella nascita di questo autodromo. Ovviamente tutte queste gare accendono ancora di più la passione in città per i motori, no? La partecipazione, gli iscrizioni al motoclub aumentano. In quel periodo il segretario è Riccardo Bizzi, il presidente invece lo citiamo dopo perché è ancora più importante, senza nulla togliere a Riccardo Bizzi. E come sempre accade non è sempre tutto rose e fiori, nel senso che queste gare accendono la passione, ma poi c'è anche qualche lamentela, no? Come sempre accade. Quindi ci sono lamentele per il disturbo alla quiete pubblica, ci sono lamentele perché sì, la circolazione è limitata, quindi i cittadini anche in parte si lamentano per queste gare, diciamo, in città. E quindi, insomma, intorno agli anni 48 il motoclub si orienta soprattutto verso l'organizzazione non tanto più di gare in città, anche se continuerà a farlo, anche verso il motocross e avrà un ruolo fondamentale anche da questo punto di vista, perché promuoverà proprio anche la conoscenza di questo sport motoristico anche a livello nazionale. Però parallelamente non è scomparso il sogno di che cosa? Di avere un tracciato permanente dove poter fare le gare motociclistiche. E quindi lo sguardo di questi sognatori molesi dove si svolge? Si svolge proprio verso il Parco delle Acque Minerali, che era la zona vista adatta per il tracciato dell'autodromo. E siamo arrivati ai nostri amici al bar. Partiamo dal bar, ma quale bar? Il bar è il Bar Commercio, che si trovava a piano terra dell'omonimo hotel, albergo Commercio, che si trovava nell'attuale piazza Caduti per la Libertà, piazza che ha assunto questo nome nel 1946. Questa cartolina viene dal fondi iconografici della biblioteca e ci fa vedere proprio appunto l'albergo Commercio, il bar a piano terra. Abbiamo anche trovato, e vedete nel ritaglio, questo viene da un numero della Fiera del Santerno, una pubblicità appunto dell'albergo Commercio con tutto quello che offre alla cittadinanza. Vorremmo farvi notare, purtroppo nella foto non si vede benissimo perché non è grandissima, però sulla balaustra sopra il bar c'è uno stemma, perché in quell'edificio al primo piano si incontravano delle persone. E che si incontrava al primo piano di quell'edificio? I soci del motoclub. Quello è lo stemma del motoclub Imola che campeggiava proprio laddove c'era appunto la sede del motoclub stesso. Ci hanno raccontato che era la prima finestra a destra, no? Di questo piano. Quindi viene normale pensare i soci del motoclub, che siamo nel 1947, sono già 240, si incontrano nella loro sede e poi magari scendono al bar. E al bar di che cosa si parla? Si continuerà a parlare di motori. Ed è forse nei tavolini di quel bar che è nato proprio il sogno di avere, anzi sicuramente, è nato il sogno di avere un autodromo permanente, quindi un tracciato permanente a Imola. Chi sono i
gli amici al bar, finalmente li presentiamo in ordine alfabetico. Purtroppo non siamo stati in grado di trovare le foto di tutti, quindi solo di alcuni ve li presentiamo anche nella fotografia. Allora, Alfredo Campagnoli, ruolo importantissimo perché era il geometra dell'ufficio tecnico comunale, quindi era quello che stendeva i progetti. Graziano Golinelli, invece quello che compare nella foto, ed era anche lui un impiegato comunale. Poi abbiamo Ugo Montevecchi, che era un addetto, il suo lavoro era addetto alla vendita dei legnami, ma quello che a noi interessa era che era un esperto pilota, quindi in lui la passione per i motor era veramente forte. E poi, e qui è l'altra persona che vedete nella foto, Tonino Noè, che forse Noè lo ricordate, detto, diciamo così, aveva un'armeria, aveva un negozio di caccia e pesca, ma evidentemente aveva anche la passione per gli sport motoristici. E tra l'altro, vi sembrerà strano l'altra immagine che abbiamo messo qui, ma l'abbiamo trovata anche questa fra i documenti che abbiamo un po' spulciato. Evidentemente Noè era anche interessato al gioco del tennis, perché questo qui vedete ha l'etichetta sopra proprio Armeria Noè. Quindi ci viene da pensare che nell'armeria forse non si vendeva solo armi, caccia e pesca, ma forse anche racchette o quello che serviva per il tennis. Cosa normale, perché sappiamo che poi i campi da tennis a Imola erano già aperti, quindi si giocava già a tennis e quindi forse era un negozio sportivo, ecco, da questo punto di vista. Quindi questa ci sembra una cosa carina da farvi vedere. Siamo nel luglio del 1947, quindi Simona ha già parlato, no, della famosa strada in destra del Santerno che deve nascere. Quello è un punto fondamentale nella storia dell'autodromo, perché la nascita di quella strada sarà quella che darà un po' l'avvio proprio al tracciato dell'autodromo. Diciamo che in Fieri il percorso esisteva già al di là del Santerno, aveva bisogno di una sistemata, quindi un raccordo, qualche strada, però gli amici al bar avevano visto giusto, insomma quella era la zona buona per la costruzione. Noi siamo partiti dai 4 amici al bar, ma in realtà gli amici poi diventano molti di più e ne vogliamo citare altri 2, partendo da quello che permetteteci è il più importante di tutti, Francesco Costa, per tutti gli imolesi Checco Costa. Lui era un agronomo, ma ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita dell'autodromo e nello sviluppo dello sport motoristico a Imola, ed era lui il presidente del motoclub, quindi veramente la figura di riferimento. E quella immagine credo parli molto, no? Perché potremmo dire che lui è diventato il motore proprio di coloro che credevano nella nascita dell'autodromo. Lui stesso pilota e quindi insomma abbiamo pensato di scegliere questa foto perché è proprio rappresentativa della figura di Checco Costa. Senza dimenticare l'ultimo amico che citiamo, che è appunto Gualtiero Vighi, anche lui consigliere del motoclub, ma soprattutto pilota, meccanico, quindi era un esperto proprio della materia e quindi insieme agli altri amici costituivano un team adatto per far nascere un autodromo a Imola. Riprendo un attimo io la parola. Alessio sottolineava appunto, è bellissima questa immagine di Checco, perché poi c'è un'altra figura importante di cui parleremo nel rapporto con l'Imola e del nascente autodromo. Che è Ferrari naturalmente, e però si vedono un po' di spoiler, ma diciamo che è un po' storia anche conosciuta, non è così. Anche Ferrari iniziò come pilota, e altre figure importanti che poi citeremo esercitano, sono quindi alla base di tutto, veramente il motore di tutto è la passione, l'amore per questo sport, poi motociclistico piuttosto che automobilistico. Però insomma la figura di Checco, leggendo e poi leggendo anche la biografia di Ferrari, ma come di altri, ci sono tanti punti di collegamento. Nell'estate appunto anche
il dottor Costa, Claudio Costa, figlio di Checco, in un testo ricorda come sia stato appunto nell'estate del 47, di come questo sogno diventasse via via realtà, perché cosa portava probabilmente anche ai tavolini del bar o in giro a vedere quello che poteva essere il tracciato futuro. Vedete in questo disegno il tracciato dell'autodromo ed è datato 1947. Tra l'altro la cosa curiosa insomma, perché noi sappiamo che Campagnoli, che lavorava all'ufficio tecnico, probabilmente ha portato una versione o anzi anche questo disegno agli amici per far vedere, poi loro facevano i sopralluoghi appunto per vedere dove poteva nascere l'autodromo, e sta di fatto che questo disegno targato ufficio tecnico non si conserva oggi nell'archivio dell'ufficio tecnico del comune, dove si conserva tantissima documentazione, c'è solo l'imbarazzo, si conserva nell'archivio del motoclub, quindi evidentemente guardiamo questo tracciato, ma il fatto che si conservi nell'archivio del motoclub non cambia nulla, perché poi una decina d'anni fa, forse qualche anno in più, comunque i fratelli Costa, figli di Checco, hanno deciso di donare l'archivio del motoclub al comune, e quindi insomma si conserva, è ritornato insomma anche sotto altre vie, ma i documenti spesso prendono vie insomma un po' strane. 3.800 chilometri questo tracciato. E vedete come soprattutto, voi lo vedete nella parte destra dello schermo, in quel punto il tracciato abbracciava molto più stretto, in queste idee iniziali, in questo primo progetto abbracciava molto stretto il Parco delle Acque, il Castellaccio. Questo è il progetto che viene presentato in Consiglio Comunale nell'ottobre del 1947, quindi nel luglio sappiamo delle perlustrazioni, perché proprio era stato dato il mandato all'ufficio tecnico di elaborare il progetto, e nella seduta dell'ottobre 1947 viene presentato e dice il dispositivo: il sindaco comunica che un gruppo sportivo locale ha fatto presente l'utilità della sistemazione di un certo numero di strade che possono far fronte alle necessità sportive di un circuito motociclistico. Dopo aver accennato che nella vita moderna lo sport non si può ignorare, essendosi imposto come manifestazione di massima, pone in rilievo i vantaggi sportivi e di ordine generale che ne deriverebbero alla nostra città e la necessità quindi di creare l'attrezzatura occorrente, che consiste nel rendere la strada idonea. La scelta di tale strada è stata davvero felice e rappresenta un tracciato che, partendo dalla strada nuova in destra del Santerno, passa per via Rivazza, il viale dei Colli, il viale del Parco delle Acque Minerali, la strada di Codrignano e termina nel nuovo piazzale di viale Dante. Non avendo il comune i mezzi finanziari necessari per la sistemazione della strada e neppure la possibilità di stornare per il circuito delle somme destinate per altri scopi, si è pensato di realizzare l'opera al di fuori dell'amministrazione comunale, procedendo alla nomina di un apposito comitato, il quale si è già messo all'opera per raggiungere celermente lo scopo. Il comune però ha fatto predisporre dall'ufficio tecnico un piano di massima che questa sera, che è quello che vediamo, viene sottoposto al Consiglio per l'esame e l'approvazione. La lunghezza di 3.800 metri, la conformazione altimetrica e planimetrica che consentirà lo sviluppo di corse motociclistiche per gare di qualunque genere in un ambiente pittoresco circoscrivente la zona sportiva della città. La spesa approssimativa ammonta a circa lire 30 milioni, quasi 31 milioni, e deriva dalle esecuzioni eccetera eccetera. Viene messa ai voti. Poscia, il sindaco, pone in votazione il piano di massima per la sistemazione del progettato circuito motociclistico, che risulta approvato dal Consiglio all'unanimità.
quindi segno che comunque è una volontà molto forte, anche perché, vi dicevo, ottobre 47, il ponte su Santerno era terminato e c'era proprio la necessità di trovare un'altra opera che potesse impegnare i braccianti, che saranno poi i braccianti molesi, che saranno poi i protagonisti della costruzione del circuito. Quindi i lavori, anzi, era bene, perché i braccianti, finito la costruzione del ponte, sarebbero stati licenziati e quindi c'era proprio la necessità impellente di trovare un'altra opera in cui poterli impiegare. I lavori proseguono, i lavori nel senso anche proprio quelli amministrativi, che sono fondamentali per poter far partire l'opera. Il 25 novembre del 1947, quindi un mese dopo, viene fondato l'ESTI, l'Ente Sport Turismo Imola, presieduto, qui lo vediamo nella foto che abbiamo messo, dal nostro presidente, che lo ritroviamo in tantissimi documenti, Maffei Alberti, Tommaso Maffei Alberti, che sarà lo storico, possiamo dirlo, presidente dell'ESTI, fino al 1976, quando poi questa società cooperativa sarà posta in liquidazione. L'ESTI ha questo compito: trovare il denaro, perché poi da quei 30 milioni il costo insomma lieviterà, arriverà attorno ai 100 milioni, trovare il denaro, far partire l'opera e gestire poi quelle che sarà, quando sarà il circuito, l'autodromo realizzato. Quindi ha un compito importantissimo. E comunque il presidente Maffei Alberti dimostrerà, insomma, sin da subito, con tutta una serie di legami testimoniato dal carteggio, dai documenti che si conservano nell'archivio dell'ESTI, anche questo conservato qui in biblioteca, cioè si vede come l'idea sia subito di muoversi contattando le personalità che a quell'epoca influenti, che potevano determinare il successo o meno di questo progetto imolese. Ripasso poi appunto la parola ad Alessio dicendo questo, ecco, un'altra cosa importante, scusate, volevo sottolineare anche questo, l'ESTI, Ente Sport Turismo, proprio perché nella realizzazione dell'autodromo l'amministrazione vuole trovare non solo uno sbocco per lo sport, appunto, ma anche una valorizzazione turistica per la città, cioè un volano per l'economia di tutta la comunità. E da lì quindi iniziano appunto tutta una serie di sopralluoghi importanti. Uno dei primi è nel gennaio, il 17 e il 18 gennaio del 1948, dell'ingegnere Giovanni Lurani, che poi il commendatore Ferrari chiama Giovannino, e insomma evidentemente condividevano tante passioni. Giovanni Lurani era all'epoca, è stato fondato con Gigi Villoresi la scuderia Ambrosiana nel 1937, lui nasce anche lui come pilota, poi sfrutta la sua competenza di ingegnere per costruire, per progettare anche auto, è stato vicepresidente dell'Automobile Club di Milano e per 40 anni ha gestito l'autodromo di Monza, quindi, e viene in qualità di presidente della commissione sportiva della Federazione Motociclistica Italiana, perché deve dare l'ok o meno al tracciato che era stato presentato per il primo Gran Premio internazionale di motocross. Quindi è una presenza fondamentale, sicuramente avranno presentato all'ingegnere anche il progetto appunto dell'autodromo e Lurani darà l'ok, l'assenso al tracciato per questa prima importantissima gara. Come diceva Alessio, ne erano state organizzate diverse, ma questa di respiro appunto internazionale, segno che quindi a questo punto non si scherza davvero più, nel senso che il salto è importante, insomma è pronto per essere fatto.
In questo opuscolo pubblicato dalla tipografia Galeatti, siamo nel 1948, è una disamina firmata dal sindaco Amedeo Tabanelli, in cui fa tutto un bilancio di questi primi 3 anni dalla fine della guerra, un racconto, una restituzione di tutto quello che la guerra aveva lasciato, ma di tutto quello che poi poteva essere fatto. E uno dei punti proprio progettuali, lo ricorda, siamo nel marzo del 48, circuito moto automobilistico, portare il massimo appoggio all'iniziativa dell'Esti per la realizzazione del circuito in vista dei grandi vantaggi che ne deriveranno alla città. Tra l'altro Amedeo Tabanelli poi dovrà dimettersi per motivi di salute a dicembre del 1948, sarà eletto al suo posto il giovane Veraldo Vespignani, che sarà poi il sindaco che presiederà a tutte le cerimonie, insomma, di inaugurazione poi dell'autodromo, che crederà come fermamente in questo progetto come lo era stato Amedeo Tabanelli. Infatti poi Tabanelli scomparirà, non riuscirà a vedere l'inaugurazione del circuito, che perché muore prematuramente nel 52, ma in tante foto ufficiali di inaugurazione è presente, quindi ha dovuto abbandonare la carica, ma non certo la passione e l'amore per la sua città. Abbiamo citato Giovanni Lurani e, come ha anticipato prima Simone, in realtà c'è un personaggio ancora più famoso che ha avuto un ruolo fondamentale in realtà nella nascita dell'autodromo, che è appunto il commendatore Enzo Ferrari. Nell'archivio dell'Est è conservato un carteggio molto interessante e anche abbastanza lungo fra Tommaso Maffei Alberti, quindi il presidente, ed Enzo Ferrari, carteggio che comincia nel 48 e che in realtà prosegue poi anche negli anni a venire. Alberti era evidentemente dal punto di vista diplomatico molto intelligente, nel senso che fin dall'inizio cerca di coinvolgere quei personaggi che nel mondo dei motori hanno un ruolo fondamentale. Ferrari prima di tutto, poi abbiamo visto anche dal punto di vista, abbiamo visto Lurani, poi ne vedremo degli altri. Maffei Alberti spinge Ferrari a coinvolgere altri personaggi importanti del mondo dei motori, quindi chi? Altri costruttori. E nelle lettere che si sono appunto conservate, Ferrari appunto ci racconta che riesce proprio a coinvolgere altri personaggi e a farli arrivare a Imola. Uno di questi è Adolfo Orsi, anche lui costruttore di auto, è stato dal 1937 al 1969 il proprietario della Maserati, quindi aveva acquistato la Maserati e poi l'ha tenuta fino al 69 per poi venderla. E un altro è Vittorio Stanguellini, anche lui è un costruttore di auto, sempre modenese, quindi tutti come Ferrari. Tra l'altro a Modena c'è ancora un museo Stanguellini, un museo di auto storiche. Adesso io non l'ho visto personalmente, ho visto in internet, insomma è un museo privato che però si può visitare e conserva appunto diverse auto storiche. In questa lettera appunto che voi vedete, che è datata 26 gennaio 1948, si cominciano a tessere i rapporti per portare questi personaggi a Imola, quindi a fare questi sopralluoghi che diceva Simona. Quindi prima sono gli imolesi, no, che fanno i sopralluoghi per cercare di capire dove costruire l'autodromo, ma subito dopo coinvolgiamo altri, coinvolgiamo Ferrari, coinvolgiamo Orsi, coinvolgiamo Stanguellini, che effettivamente vengono a Imola. E questo sopralluogo avviene il 1° febbraio del 1948. Nelle immagini vedete un ritaglio del giornale Il Momento che appunto viene immortalato questo momento del sopralluogo del 1° febbraio, in cui sono presenti appunto anche Orsi e Stanguellini. Abbiamo messo anche foto in alto di Adolfo Orsi e in basso di Stanguellini. Nella lettera successiva, perché il carteggio era fitto, nel senso Ferrari scrive il 26 gennaio, Maffei Alberti risponde il 27 gennaio, il giorno dopo, proprio per dire il tema è caldo, dobbiamo battere il ferro finché... Anche la celerità della posta. Esatto. E ringrazia Ferrari perché sta organizzando questo sopralluogo, che abbiamo già detto avverrà poi il 1° febbraio. Cosa fa Maffei Alberti? Suggerisce un altro nome,
ma perché non invitiamo, nella lettera c'è scritto, mi permetto poi di dirle che sarebbe una cosa buona se lei potesse portare fino a Imola il signor Farou, quindi uno straniero. Di chi sta parlando? Sta parlando di quel personaggio che vedete nella foto, è Charles Farou, che è un giornalista francese, ma è importante perché è stato uno degli ideatori della 24 ore di Le Mans. Quindi insomma stiamo parlando di un personaggio importante nel mondo a livello internazionale degli sport motoristici, ed è stato direttore di gara della 24 ore di Le Mans dal 1923 al 1956. Quindi vedete, Maffei Alberti si muove su più fronti, coinvolge le alte cariche delle principali istituzioni sportive, coinvolge i costruttori di auto, coinvolge anche dirigenti a livello internazionale, tutto questo per coronare il sogno, no, degli amici al bar, di fare un autodromo. E Ferrari viene coinvolto anche a sua volta per portare a Imola un altro personaggio importantissimo, magari meno noto di Ferrari, però a quel tempo era veramente importante, che è Giovanni Canestrini. Giovanni Canestrini era il segretario dell'Automobile Club Italia. Insomma, il suo voto positivo a un possibile autodromo sarebbe stato fondamentale. Canestrini effettivamente viene a Imola, quindi riescono nell'impresa di portarlo a Imola e viene fatto questo altro importante sopralluogo che è del 12 febbraio del 1948. Questa è una tappa fondamentale in realtà nella storia dell'autodromo di Imola, perché il passaggio di Canestrini a Canestrini viene mostrato, come vedete in queste foto, no? Sono sulla rivazza, si vede il ponte sullo sfondo, tra l'altro c'è anche un cineoperatore, quindi è stato fatto un video. Dicevamo prima, sarebbe bello ritrovare questo video girato con Canestrini e con tutti i rappresentanti, no, del motoclub, da Costa, Vighi, ovviamente ci sono anche altri personaggi, tutti riuniti, e vedete hanno in mano la pianta dell'autodromo. Adesso da qui non si vede, però guardando la foto da vicino si vede proprio il tracciato dell'autodromo che stanno studiando e che deve nascere. Canestrini dà un giudizio lusinghiero sull'autodromo di Imola e ce lo racconta proprio sempre Ferrari in una lettera successiva in cui dice appunto che Canestrini ha avuto un ruolo importante. Questo è Canestrini, Giovanni Canestrini, qui tra l'altro con un altro pilota di rilievo che è Tazio Nuvolari, quindi insomma questa è una foto presa dalla rete. Noi così rovistando un po' in rete abbiamo trovato una cosa un po' particolare, nel senso, per dire, anche se purtroppo non abbiamo l'audio, però insomma magari lo facciamo vedere lo stesso un attimo. Su YouTube abbiamo trovato il primo carosello. Cambiamo un po' argomento. La prima puntata del Carosello siamo del 3 febbraio 1957. Aspetta, vai. Ecco, esatto. Adesso purtroppo il sonoro non c'è solo quello del computer, ma non è importante, era solo per farvi vedere. Il primo intervento della prima puntata del Carosello è di Giovanni Canestrini sulla guida sicura. Ci sembrava carino farvelo vedere perché ci racconta, questo è successivo 1957, però ci racconta che Canestrini era un personaggio importante, insomma è stato il primo a comparire nel Carosello, questo importante appuntamento televisivo che nasce appunto nel 1957. Adesso guardiamo un attimo, un momento, poi dopo andiamo avanti. Il tema è guida a destra o guida a sinistra? Adesso non sentite l'audio, però insomma. Se avvicino il microfono? Chissà. Non lo so. Penso da lì. Quali sono gli argomenti in favore dell'uno o dell'altro sistema? Vediamo un esempio su strada rettilinea, sia pure sinteticamente. Nel caso della guida a destra è chiaro che tendenzialmente il guidatore starà sulla destra della strada. Nel caso della guida a sinistra, altrettanto chiaro che si tende verso il centro della strada. Però in questo caso la guida a sinistra ha il vantaggio
di poter fare il sorpasso controllando la sinistra della strada, ossia la parte più pericolosa nel caso del sorpasso. In caso di guida a destra, la visibilità a sinistra sarà più limitata e, incrociando un'altra vettura, la manovra del sorpasso potrebbe concludersi in un disastro di questo genere. Se ora dalla strada rettilinea passiamo ad una curva di montagna, come questa per esempio, potremo constatare che con la guida a destra il guidatore tenderà naturalmente a controllare il bordo destro della curva, mantenendo la sua mano e quindi lasciando libero il centro della strada, così da avere le condizioni più favorevoli in caso di eventuali ostacoli che potessero trovarsi sulla sua traiettoria. Anche per questo i corridori preferiscono la guida a destra, la quale permette una più precisa esecuzione di una curva a velocità elevata. Nel caso invece di due vetture con la guida a sinistra, entrambi i conduttori tenderanno verso sinistra, con pericolo quindi di investirsi data la ridotta visibilità della curva. Dopo queste elementari constatazioni resta il dilemma iniziale: guida a destra o guida a sinistra? Risolvetelo voi. Risolvetelo voi. Alla fine, insomma, non ha risolto il dilemma. Però sì, ci sembrava simpatico. Aspetta. Andiamo avanti, ok. Torno indietro, ok. Torniamo al carteggio Maffei Alberti Ferrari. Ferrari scrive il 21 febbraio una lettera sempre a Maffei Alberti in cui da una parte dice che Canestrini è rimasto colpito positivamente dal tracciato imolese, dall'ipotesi di tracciato imolese, dall'altra parte continua a confermare il suo, passateci il termine, fra virgolette, affetto verso il nascente autodromo di Imola. Infatti dice: ecco quanto mi è dato sapere e che ho desiderato precisarle, con l'assicurazione che la realizzazione del circuito di Imola rappresenta per la mia ditta sempre il massimo interesse. Quindi l'interesse di Ferrari per il nascente autodromo è sempre vivo. E questo interesse viene confermato anche da un articolo scritto proprio da Enzo Ferrari che compare sulla rivista Motori nel Mondo. C'era una diatriba in atto in questa rivista fra Imola, Monza, soprattutto Monza, diciamo così, perché anche Monza in quel periodo era, diciamo così, a mezzo servizio, e in questo articolo Ferrari parteggia chiaramente dalla parte di Imola. Vi leggo un passaggio veloce dall'articolo. Per quel che mi risulta, siamo nel marzo del 48, per quel che mi risulta Imola ha la possibilità, se appoggiata, di portare a termine la realizzazione di un circuito permanente di 4 km che si snoda alle porte della città con recinzione naturale e che per il tracciato, i dislivelli e la visibilità quasi totale del percorso rappresenta, a mio modesto avviso, un campo interessantissimo di prove dal lato tecnico e agonistico. E poco dopo scrive: l'ubicazione del costruendo circuito, le grandi folle che nella stagione estiva potranno facilmente convergere al medesimo, la vitalità dell'automobilismo emiliano, in particolare del motociclismo romagnolo, giustificano a mio avviso una realizzazione del genere. Ben quindi farà l'Automobile Club d'Italia, il CONI, la Federazione Motociclistica Italiana e gli altri enti interessati ad appoggiare tale impresa, onde abbia rapida realizzazione. Da ciò non potrà derivarne altro che un vantaggio per la tecnica e gli sport del motore. Concludendo, Imola col suo circuito avrà un vero e proprio piccolo Nürburgring. E questa è una frase che è rimasta famosa perché agli occhi di Ferrari, fin dal primo momento, Imola, quel tracciato che stava per nascere, sembrava veramente una piccola Nürburgring, quindi un circuito veramente famoso a livello internazionale. Piccolo salto avanti, agosto del 48, avviene a Imola la seconda edizione, si svolge a Imola la seconda edizione della Fiera del Santerno, questa è solo una piccola notizia. In quell'occasione fra i tanti espositori c'è anche Lesti, e Lesti che cosa presenta? Un plastico del circuito dello scultore Giovanni Vighi. Questo significa che, insomma, quello che diceva Simona, no? Che il sogno si sta realizzando, viene presentato alla cittadinanza, la Fiera del Santerno è la principale kermesse cittadina. Presentiamo alla città un tracciato che veramente sta per nascere. Passo la parola a Simone. Sì, dopo, come succede nella vita, ci si mettono di mezzo a volte, insomma,
degli ostacoli, ma nel 1949, insomma, dopo l'approvazione dei costruttori di Ferrari, insomma, sembrava tutto pronto per partire. Poi delle nuove direttive internazionali impongono che i tracciati dei circuiti siano di 5.000 metri, di 5 chilometri, quindi quel primo progetto di 3.800 metri non va più bene perché non sarebbe approvato. Per cui, insomma, quindi c'è la necessità di rimettere mano al progetto. Vedete in questo progetto, che abbiamo esposto anche nelle vetrine, in cui il tracciato giallo indica l'esistente, il tracciato rosso quello che è da costruire, e poi soprattutto l'intervento viene fatto nella parte a destra che voi vedete, cioè quello laddove il tracciato stringeva il Monte Castellaccio si allarga, quindi nella zona Tosa, Monteverde, Piratella si allarga proprio per occorrono quei 1.000 metri da aggiungere al tracciato. Nel luglio del 1949 viene realizzato il nuovo progetto per essere presentato al CONI, il Comitato Olimpico. Naturalmente ha dei dettami in cui anche l'autodromo di Imola deve rientrare per l'approvazione. Infatti, quando viene poi approvato nell'autunno del 49, il CONI lo approva, però indicando in ogni caso, anche in quel caso, alcune modifiche, in modo che l'autodromo di Imola si fregi della denominazione di prototipo CONI, con cui compare poi da quel momento in poi nella documentazione. Sempre nel 49 inaugura, siamo nell'agosto, all'epoca della Fiera del Santerno, giunta alla terza edizione, e vedete qui nel catalogo della mostra, nel catalogo degli espositori, abbiamo già la versione del tracciato modificato, però vedete anche la pianta della città e come venga messo in grassetto in evidenza quello che sarà il nascente autodromo, cioè l'immagine di come sia un punto, un obiettivo che a quel punto l'amministrazione e la città hanno. A quel punto il tracciato, insomma il progetto è stato approvato e nel febbraio del 1950, scusate, il sindaco Veraldo Vespignani annuncia che partiranno i lavori, la cui inaugurazione ufficiale si terrà il 6 marzo, il 6 marzo successivo. Lunedì prossimo, 6 marzo, presenti le più alte autorità dello sport nazionale, saranno iniziati i lavori del nostro grande circuito automotociclistico. Questo giorno atteso per mesi, anzi per anni, da tutta la cittadinanza è finalmente giunto. L'opera che trasformerà nel tempo a venire il volto di Imola sta per diventare realtà. Salutiamo tutti insieme gli ospiti graditi, manifestiamo la gioia profonda nel vedere al fine la realizzazione il nostro circuito. Facciamo che il 6 marzo sia una grande giornata di festa e di giubilo, esponendo tutte le nostre bandiere, illuminando gli edifici principali e i negozi, partecipando tutti insieme alla manifestazione di apertura dei lavori alle 11 di lunedì nel piazzale antistante il Ponte Nuovo sul Santerno. Sorta sotto il segno dell'unità operante di tutte le forze cittadine, la costruzione che andiamo ad iniziare farà di Imola una città più bella, economicamente più progredita, ancora maggiormente attenta e conosciuta ovunque, essendo vivo di come sia possibile, lavorando insieme per il bene comune, raggiungere risultati insperati nel progresso civile, economico e sociale. Quindi insomma sì, non aggiungo altre parole a queste del sindaco e dell'amministrazione comunale. E qui tutta una serie di foto che conserviamo nelle carte Montevecchi di quel momento. Alle ore 11 nel Palazzo Comunale vengono ricevuti le autorità e viene presentato appunto il progetto, quello definitivo che dovrà essere realizzato. Nella foto, quella centrale in alto, alla vostra destra c'è l'ingegnere Dall'Osso, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico del comune. Di fronte
fronte a lui possiamo riconoscere Veraldo Vespignani, il sindaco, e al centro c'è il presidente del CONI, Giulio Bianchi, l'avvocato Giulio Bianchi, che darà anche il primo colpo di vanga per l'inaugurazione dei lavori. Vedete nella foto in basso, non era più sindaco ma sempre presente, Amedeo Tabanelli, in altre foto sempre il presidente Maffei Alberti, il presidente dell'Esti, si riconosce anche il sindaco l'onorevole Dozza, il sindaco di Bologna, insomma quindi le più alte cariche che presenziano a questo momento. Con un corteo di motociclisti le autorità si dirigono al piazzale nuovo dopo il ponte, eccolo qua. Quell'albero lo sappiamo dalle notizie, perché dalle foto in bianco e nero purtroppo non ce lo restituiscono. Quell'albero che segna l'inizio dei lavori è fasciato con la fascia tricolore. E nella vanga che viene offerta ad Onesti, vi volevo ripercorrere le parole che sono, ecco, i braccianti imolesi offrono come pegno di lavoro, pace e libertà, e nel manico era inciso circuito motociclistico imolese 6 marzo 1950. Noi sappiamo dalle fonti, lo dice lui stesso, era presente ad esempio anche Ferrari a quest'altro momento così importante. Purtroppo nelle foto non l'abbiamo ritrovato, ma sappiamo essere presente. Vedete i fiori che vengono offerti alle autorità? Sono le donne, le mogli dei braccianti ad offrire questi fiori, proprio perché si vede nella realizzazione che sta per iniziare, insomma, un respiro, immaginiamo, di sollievo anche per tante famiglie imolesi. E questi sono alcuni dal diario Il Momento, direi anche, che restituiscono, i giornali che restituiscono questo momento così importante del 6 marzo, e anche un'altra foto dell'offerta dei fiori. Questa è sempre del 1950, è una relazione, porta questa data, la relazione tecnica dell'ufficio tecnico sull'autodromo, in cui sono riportate tutte le altimetrie, eccetera, eccetera, insomma tutto quanto, qui il tracciato, e poi sempre da un elenco degli espositori della Fiera del Santerno del 1950, l'Esti era presente con l'esposizione di tutta una serie di mappe, di planimetrie, sempre del nascente autodromo. Ecco poi alcune fotografie che conserviamo dei lavori, qui inizio dei lavori del circuito, vedete proprio la figura dei braccianti, perché era fondamentale che loro venissero impiegati in questi lavori. Questa, Alessio, è la Tosa. Vero? La Rivazza. Vedete proprio la costruzione. Ecco qui un piccolo saltino in avanti, perché questo è l'antico santuario di Croce in Campo. Questa foto è datata insomma non è datata, però siamo non più tardi del 1966. Perché? Piccolo salto, l'unico salto in avanti che facciamo. Nel 1953 inaugura l'autodromo con la prima gara, ma ancora non è completamente chiuso l'anello, restano alcune parti aperte, come ad esempio quella di accesso per la chiesa di Croce in Campo. Infatti il sacerdote dice che nelle giornate di gara i fedeli aumentano moltissimo, e quindi insomma lì dopo si era creato un problema, tra virgolette, che viene risolto, insomma si trova un accordo tra l'amministrazione e la diocesi di Imola. In cambio, insomma, questo santuario sarà distrutto, ma al suo posto sarà costruiti entrambi dall'architetto Fiorentini, Croce in Campo Alta all'ingresso dell'istituto Scarabelli e Croce in Campo Bassa, chiamiamola così, dove noi tutti la conosciamo, proprio perché quindi l'autodromo inaugura in un momento in cui l'anello non è ancora completamente chiuso, ma dai lavori successivi negli anni 60, con vari espropri che saranno effettuati, potrà poi chiudersi. E a questo punto, i lavori dovevano durare un anno, ma poi come
tanti progetti, si prolunga almeno di un paio d'anni. Sappiamo anche per le condizioni meteorologiche l'estate del 51 non aiutò, fu un'estate particolarmente piovosa, quindi questo rallentò un po' anche i lavori, però insomma nell'arco di 2 anni, nella primavera del 1952 erano stati costruiti 4.600 metri sui 5.000 che dovevano essere fatti. A quel punto è tutto pronto per il grande collaudo del 19 ottobre 1952. E il 19 ottobre è un'altra giornata importante nella storia dell'autodromo, appunto perché finalmente avviene il collaudo e quindi di nuovo a Imola convergono tantissime personalità importanti. Di nuovo Giulio Onesti, quindi il presidente del CONI, Giovanni Lurani, insomma tutti quelli che avevamo citato prima. Sono presenti anche i deputati dal Montecasoni e Marabini, i deputati imolesi, e poi ovviamente tutti i costruttori, da Ferrari a Maserati, da Gilera a Morini, insomma sono tutti presenti a Imola per il battesimo, diciamo quasi ufficiale, dell'autodromo. Abbiamo citato i costruttori, ma citiamo anche un po' di piloti. Sono presenti, partiamo da uno dei più famosi, Alberto Ascari, Umberto Masetti e Enrico Lorenzetti, che tra l'altro erano tutti campioni del mondo, chi dell'automobilismo e chi del motociclismo. Ascari con la Ferrari, Masetti con la Gilera 500 e Lorenzetti con la Guzzi 250. Le cronache del tempo ci raccontano che sono presenti 10.000 persone assiepate, diciamo, lungo il tracciato, ma in una zona limitata che andava dal campo sportivo alla chiesa di Crocincampo, e che il biglietto d'ingresso costava 100 lire, quindi c'era anche il costo d'ingresso. Come avviene la giornata? Alle 9.30 c'è il giro del circuito delle autorità, alle 10.30 tocca ai piloti, prima quelli, i motociclisti, quindi Masetti, Lorenzetti e tanti altri che adesso in realtà non citiamo. Alle 12.30 è il turno invece dei piloti, Bertocchi su Maserati, Villoresi è presente, Masetti di nuovo e ovviamente Ascari su Ferrari. Chi è che ha il miglior tempo? Non ve lo diciamo neanche, insomma Alberto Ascari ha il giro più veloce alla media di 149,600, che insomma per l'epoca era un bel risultato. Ovviamente i commenti nei giorni successivi sono entusiasti, tante personalità espongono il proprio parere su questo tracciato. Vi leggo velocemente alcuni. Onesti dice, lo riporto sui giornali, ho l'impressione che avremmo fatto il miglior autodromo del mondo. Era presente anche Adriano Rodoni, lo cito perché lui era rappresentante invece della federazione ciclistica, quindi era interessato anche alla federazione ciclistica, e dice il circuito è stupendo ed è proprio quello che ci voleva per i ciclisti, quindi non solo motociclisti, automobilisti, ma anche i ciclisti. Proietti, che era il CT sempre della federazione ciclistica, il circuito automotociclistico di Imola è un vero circuito di selezione, quindi un circuito adatto anche ai ciclisti. Bindo Maserati, quest'anello è il più bello d'Europa. Alfonso Morini, anche lui costruttore, si è fatto una grande realizzazione, ho l'impressione che questo circuito superi quello di Monza. Quindi affermazioni anche insomma, importanti. Altri insomma, personaggi hanno toni entusiastici per l'autodromo, confermati anche dai giornali locali. Adesso qui abbiamo alcune foto veloci di alcuni partecipanti, qui c'è per esempio Gigi Villoresi, c'era Masetti prima, Ascari, insomma tutti i piloti che abbiamo citato, e qui la tribuna d'onore con Giulio Onesti al centro, Rodoni e Vespignani che appunto assistono alle prove delle moto e delle auto. E come dicevamo poi il Comune di Imola, che era un giornale locale espressione appunto dell'amministrazione, ricorda appunto il felice collaudo del circuito imolese. Sì, ci avviamo verso la fine, insomma, le ultime battute. Appunto il battesimo del circuito è stato fatto, però
prendendoci una piccola, ecco, queste sono una serie di lettere che Ferrari continua a scrivere, insomma si scrive con Maffei Alberti, questa ad esempio di qualche giorno prima di quel 19 ottobre, in cui Ferrari dice che insomma ci vediamo a Imola per discutere in dettaglio il noto progetto. Quindi lancia così, insomma, evidentemente loro ne avevano già parlato. E questa è una lettera che scrive sempre Ferrari a Maffei Alberti il giorno dopo del collaudo, il 20 ottobre, ringraziando per l'ospitalità e insomma immaginiamo del successo che quella giornata aveva avuto per Imola e non solo. E poi siamo qui nel novembre, sempre Ferrari che scrive, perché ha in animo di pubblicare, è esposto in mostra questa rivista, ha in animo di pubblicare a distanza di 5 anni, da quel 1947, quando Ferrari si è reso autonomo, di pubblicare una rivista, insomma un memoriale sull'attività della Ferrari, e chiede appunto a Maffei Alberti l'invio di foto e anche della planimetria dell'autodromo di Imola, proprio perché vuole pubblicarlo all'interno della rivista, cosa che poi nel dicembre, all'uscita di questo numero speciale, numero unico, viene fatto. Infatti vedete nella copertina Ferrari 52 e poi una pagina dedicata all'autodromo di Imola, vedete le foto del collaudo del 19 ottobre, il disegno del tracciato, e poi qui non si è firmato chi ha scritto l'articolo, ma ci è piaciuto molto perché dice, inizia proprio così il trafiletto: quando i romagnoli dicono emutor, voi avvertite dal calore di questa parola dialettale tutta la passione che essi nutrono per il motorismo. E in effetti poi oggi questa nostra area viene anche presentata come la cosiddetta Motor Valley, effettivamente dalla Ducati, Maserati, Lamborghini, dall'Ara, che però non mi risultano essere parenti, però insomma anche loro, scusami, di Faenza si chiama, la Minardi, insomma effettivamente dalla Romagna a Piacenza, insomma veramente una terra di motori, per cui c'è anche da chiedersi ma perché questa nostra terra, questo emutor ha questa vocazione. E c'è una citazione di Ferrari che mi piace molto, che forse è anche molto vera, perché dice: solo chi ha conosciuto la fatica estenuante del lavoro nei campi aveva la sensibilità per comprendere in anticipo la portata rivoluzionaria del motore, della meccanica, della macchina. E forse, insomma, anche Ferrari penso che possa averci visto giusto. Ma qual era questo noto progetto? Si svela in una lettera che chissà se si fosse realizzato anche forse la città, adesso la storia noi lo sappiamo, non si fa con i sé, però chissà, forse avrebbe un volto diverso. Praticamente Ferrari aveva in animo di creare il reparto corse di costruzione a Imola, e insomma noi non abbiamo indagato del perché noi sappiamo che non si è fatto, per cui insomma ci siamo un po' fermati. Però dice, cosa chiede Ferrari? Ma erano già avanti, come si dice nei lavori: stabile ad uso industriale, uffici, servizi con allacciamento, energia elettrica e telefonica, complessivi metri quadrati coperti 2000 circa. Questo è quello che insomma chiede. Per il macchinario, capitale circolante e quant'altro, che non è poco, posso personalmente provvedere. La destinazione le è nota e si compendia nella costruzione di una macchina da corsa Ferrari e conseguente possibilità di occupare 30-40 elementi, quindi forza lavoro del luogo, mentre 5-6 tecnici verrebbero trasferiti da Maranello. Quanto alla sua ubicazione, possiamo immaginare, sarebbe sommamente opportuno che la costruendo officina sorgesse ai margini dell'autodromo. Ho fiducia che, riuscendo ella a realizzare anche questo progetto, Imola dovrà esserle doppiamente grata per la presumibile valorizzazione di una iniziativa destinata a sicuro avvenire.
non si è realizzata, ma insomma l'apporto anche di Ferrari alla nostra città è sicuramente indiscussa. Velocemente, prima di passare la parola ad Alessio per chiudere, volevo in questo libro autobiografico di Enzo Ferrari, Le mie gioie terribili, storia della mia vita, dice: sulla vicenda dell'autodromo di Modena si innesta un'altra storia, quella di Imola. Il mio primo contatto con l'Imola risale alla primavera del 48. Ricordo quel viaggio e le spiegazioni che mi forniva il mio amico Giovannino Lurani, che era stato incaricato dai soci del motoclub locale di invitarmi a esprimere un parere su una loro progettata iniziativa. Qual era? Quale seguito si proponeva il motoclub di Imola? Il comune di Imola, per dare lavoro agli operai disoccupati, aveva iniziato la costruzione di una strada che, snodandosi sulla destra del Santerno, doveva arrivare a congiungere la zona della Rivazza con la strada già esistente che conduceva a Codrignano. Dall'avvio di quei lavori era scaturita Tommaso Maffei Alberti, proprietario di diversi terreni della zona, che Costa e ai soci del motoclub di realizzare su quell'area una pista per manifestazioni motoristiche. I tempi erano difficili, i mezzi scarsi, ma la tradizionale passione sportiva dell'Emilia-Romagna era più viva che mai dopo la parentesi bellica. La volontà era tanta, il motoclub voleva fare qualcosa. Cosa ne pensava Ferrari? Valutai fin dal primo momento che quell'ambiente collinoso poteva un giorno diventare un piccolo Nürburgring, per le difficoltà naturali che il costruendo nastro stradale avrebbe compendiato, offrendo così un percorso veramente selettivo per macchine e uomini. Da questo mio parere i promotori di Imola si sentirono confortati. Nel 1950 si cominciò a costruire. Ero presente alla cerimonia della prima pietra che fu posta dall'avvocato Onesti con il saluto del CONI e un contributo di 40 milioni, che credo sia stato il primo gesto dell'ente nei confronti dell'automobilismo italiano, sportivo, scusate. Un piccolo Nürburgring, mi ripetevo quel giorno volgendo lo sguardo intorno, un piccolo Nürburgring, con pari risorse tecniche spettacolari e una lunghezza di percorso ideale. Questa mia convinzione si è realizzata attraverso i decenni trascorsi da allora e vorrei ricordare in tanti incontri con l'allora sindaco Veraldo Vespignani, con il compianto Amedeo Ruggi, che ebbe nei miei confronti il toccante pensiero di far deliberare al Consiglio Comunale l'intestazione del circuito al mio Dino. Poi con Enrico Gualanti, poi con Solaroli, sempre unitamente agli amici dell'Automobile Club di Bologna. Riferire i contrasti, le ritorsioni, i compromessi dei quali sono stato testimone e qualche volta protagonista mi appare uno svilimento della bella realtà che siamo arrivati a vivere. Il Gran Premio d'Italia di campionato mondiale Formula 1 a Imola, un obiettivo ambito, un premio meritato. Alessio. Ci eravamo lasciati con le ultime lettere a dicembre del 52, quindi finisce l'anno, siamo nel 1953 e finalmente si comincia a gareggiare. Ovviamente l'attesa è spasmodica, gli articoli sui giornali lo dimostrano. Vedete, Imola in entusiastica attesa per l'inaugurazione ufficiale, finalmente, quindi si gareggia ufficialmente. E il 25 aprile del 1953 si disputa la prima gara motociclistica, è appunto il Gran Premio CONI. Vedete, questo viene dalle collezioni della biblioteca ed è un piccolo dépliant pubblicitario di questo evento. È quindi la prima di tante gare motociclistiche e automobilistiche che hanno visto protagonista appunto l'autodromo di Imola in questi 71 anni. Ma queste gare, come dicevamo prima, fanno parte di un'altra storia. Quindi noi vi ringraziamo. Grazie, grazie.